Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Magiane Lichtwen, l'unico corso che saprà farti rimpiangere il pentapartito. Oggi ho anche la barba sfatta, la luce sbagliata. Vabbè. Oggi puntata leggera. Impariamo a costruire la forma di cortesia e poi ci spostiamo sul modo imperativo. Thaom Kai! La forma di cortesia ha 3 gradi diversi. 2 di questi, quelli meno formali, utilizzano dei sostantivi, mentre il terzo, quello riservato alle più alte autorità, si avvale della terza persona plurale. Il modo meno formale in assoluto per costruire la forma di cortesia è l'utilizzo del sostantivo Machtar. Questo nome può accompagnarsi o a un determinante singolare maschile, se ci si rivolge a un uomo, o a un determinante singolare femminile, se ci si rivolge a una donna, o ancora a un determinante plurale maschile, se ci si rivolge a un gruppo di soli uomini o a un gruppo misto, o a un determinante plurale femminile, se ci si rivolge a un gruppo di sole donne. Vediamo questo esempio. Le piacciono le riviste di meccanica? La traduzione è Agyaris Machtario Mijanigange Papirimes, se ci si rivolge a un uomo. Agyaris Machtarie Mijanig Angek Papirimes, se ci si rivolge a una donna. Agyarisso Machtartes Mijanig Angek Papirimes, se ci si rivolge a un gruppo di soli uomini o a un gruppo misto. Agyarisso Machtartes Mijanig Angek Papirimes, se ci si rivolge a un gruppo di sole donne. Yo, ye, tues, tes. Si tratta del nominativo di questo determinante, traducibile pressappoco come maschile singolare, femminile singolare, maschile plurale e femminile plurale dell'articolo determinativo. Il discorso vale anche con gli altri casi. Vediamo come si traduce con il suo aiuto, in cui Machtar è declinato al genitivo. Ufites Machtartos fe, se ci si rivolge a un uomo. Ufites Machtartes fe, se ci si rivolge a una donna. Ufites Machtarton fe, se ci si rivolge a un gruppo di soli uomini oppure a un gruppo misto. Ufites Machtarten fe, se ci si rivolge a un gruppo di sole donne. La desinenza è la desinenza del genitivo. Tos, tes, ton, ten. Il secondo grado della forma di cortesia, più formale e distaccato del primo, prevede l'utilizzo del sostantivo spon al maschile e del sostantivo spona al femminile. Vediamo l'esempio di poco fa, con il suo aiuto. Ufites spontos fe, se ci si rivolge a un uomo. Ufites sponates fe, se ci si rivolge a una donna. Ufites sponton fe, se ci si rivolge a un gruppo di soli uomini o a un gruppo misto. Ufites sponaten fe, se ci si rivolge a un gruppo di sole donne. Il terzo grado della forma di cortesia prevede l'uso del pronome di terza persona plurale ed è riservato alle comunicazioni con le autorità, specie per iscritto. In tal caso la lettera iniziale del pronome, la lettera she, si scrive con il carattere maiuscolo. Qui non c'è distinzione di numero tra singolare e plurale, né di genere, poiché i pronomi personali plurali non prevedono differenze tra maschile, femminile e neutro. Con il suo aiuto si traduce perciò sempre con lo stesso pronome, a prescindere dalla persona o dal gruppo a cui ci stiamo rivolgendo. Ufites spion fa. Eccoci infine al secondo tema di questa puntata, l'imperativo. Questo modo è caratterizzato dall'assenza del pronome verbale e dal fatto che il verbo è sempre posto all'inizio della proposizione. Qualora fosse necessario esprimere il soggetto, questo segue immediatamente il verbo. L'imperativo si coniuga solo al tempo presente e solo alla seconda e terza persona singolare e plurale. Vediamo come si coniuga un nostro vecchio amico, il verbo eshin, il verbo sperare. Esh, esh. Escetto, escetto. Escet, escet. Escianto, escianto. Analizziamo brevemente le desinenze. Alla seconda persona singolare c'è solo il tema del presente del verbo, nudo e crudo. La seconda persona plurale corrisponde invece alla seconda persona plurale dell'indicativo presente.
mentre le desinenze della terza persona singolare e della terza persona plurale sono toniche. Facciamo un altro esempio usando il verbo venin, che indica movimento tanto in avvicinamento quanto in allontanamento, quindi significa sia andare sia venire. A causa della mia spiccata misantropia, per la traduzione utilizzeremo l'allontanamento. Ven, vai. Venuettu, che vada. Vennet, andate. Venuantu, che vadano. E proprio qui, alla terza persona singolare plurale, che la forma di cortesia si inserisce all'imperativo. Se per esempio si aggiungessero i sostantivi machter, spon, spauna, ecco che si avrebbe la forma di cortesia all'imperativo. Venuettu machtariu e venuettu machtarie, vada. Venuantu machtartes, venuantu machtartes, vadano. Se è chiaro che il verbo alla terza persona si riferisce al proprio interlocutore con la forma di cortesia, il sostantivo si può normalmente omettere, quindi avremo venuettu e venuantu. Ma questo non può accadere al terzo grado della forma di cortesia, quello più distaccato, rispettoso e formale, perché qui l'uso del pronome personale è invece necessario. Venuantu spie. Anche per oggi è tutto. Da adesso potrei dare ordini a destra e manca e monellico, e se vorrai essere più gentile potrai mascherare la tua ostilità nei confronti del prossimo mediante l'uso della forma di cortesia. Gioisci! Stanco delle solite lingue? Ma già in Lichten!